Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksuram Miritanyena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manavistam Stabhitanyena Bhutale Swayam Rupam Kanamaya Dadanti Swapadantikam. First of all, I offer my most humble obeisances unto the lotus feet of my Diksha and Shiksha Guru. Nityalera Pravishtom Vishnu Pada Starasata Sisi Matsula A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaja Ki Jai. Then I offer my most humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru. Nityalera Pravishtom Vishnu Pada Starasata Sisi Matsula Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaja Ki Jai. Then I offer my most humble obeisances unto the lotus feet of the Sri Rupanuga Guru Varga, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, and Srila Bhakti Vinod Thakur. I offer my obeisances unto all of the Vaishnavas and Vaishnavis who are present here today. Dandavat Pranam. So now we are in the next, we'll discuss the 10th, 11th and 12th chapter of Bhagavad Gita. Adesso parleremo del 10º, 11º e 12º capitolo della Bhagavad Gita. And in this 10th chapter, now we are in the heart of this Bhagavad Gita, in the heart of these 6 chapters. Adesso siamo nel cuore della Bhagavad Gita, nel cuore di questi 6 capitoli centrali. It is stated by all the acharyas that the middle 6 chapters are the actual book. It's about bhakti. È stato spiegato dagli acharya che questi 6 capitoli sono in effetti il vero libro, questi 6 capitoli centrali. So, you'll notice that the last verse of the 9th chapter was the most important verse in the book, Manmana Bhava Mad Bhakto. Avrete notato che l'ultimo verso del 9º capitolo è il verso più importante di tutta la Bhagavad Gita, Manmana Bhava Mad Bhakto. Now, in the beginning of the 10th chapter, verses 8, 9, 10, and 11, we get the Chatur Sloki, which is the 4 verses that actually sum up the whole Gita. Adesso all'inizio del 10º capitolo ci saranno i Chatusloki, i 4 versi principali di tutta la Bhagavad Gita. Just like Krishna gave Lord Brahma 4 verses Proprio come Krishna of Bhagavatam, gli diede a Brahma 4 versi dello Srimad Bhagavatam. and Brahma gave 4 verses to Narada. E Vyasa diede questi Brahma diede questi 4 versi a Narada. Narada didn't give any verses to Vyasa. He told him to go in his heart. Everything will be there. Narada non gli diede nessun verso a Vyasa, ma gli disse di andare nel cuore, tutto era lì. And Vyasadeva ended up writing thousands of verses, E Vyasadeva scrisse migliaia di versi, to which Sukadeva Goswami and Sutta Goswami and Shonaka Goswami added more verses. ai quali Shukadeva Goswami, Sutta Goswami e Sonaka Swami aggiunsero altri versi. And this way the Bhagavatam was developed. Così si sviluppò lo Srimad Bhagavatam. But the entire Bhagavatam is understood within these 4 verses, the Chatur Shloki in the 2nd canto. Ma l'intero Bhagavatam si comprende in questi 4 versi del 2º capitolo chiamati Chatusloki. Similarly, the entire Gita can be understood from these 4 verses, 8, 9, 10, and 11 of the 10th chapter. E similmente nella Bhagavad Gita ci sono 4 versi principali, Chatusloki, che sono il 10º, l'11º, il 12º e il 13º verso del 10º capitolo. Dall'8º al 12º. Dall'8º all'11º. 8, 9, 10, 11. Yes. Scusate. Bisogna andare 8, 9, 10, 8, 9, 10 e 11. So, we see right in the center of the book, in the 9th, the last verse of the 9th chapter and the 4 verses in the beginning of the 10th, the core of the book is there.
Così vediamo che questo ultimo verso del 9° capitolo e questi 4 versi all'inizio del 10° capitolo sono il cuore della Bhagavad Gita. So the first verse of the 8th chapter is Aham Sarvasya Prabhavo Matta the 8th verse of the 10th chapter is Aham Sarvasya Prabhavo Matta Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajante Man Buddha Bhava Samanvitaha. Read the Italiano. Sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali. Tutto emana da me. I saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono con devozione e mi adorano con tutto il loro cuore. So here Krishna is declaring, I am the source of all material and spiritual worlds. Così Krishna qui dichiara che lui è l'origine e la fonte sia dei mondi materiali che di quelli spirituali. Those who understand my position, coloro che comprendono la mia posizione, then they worship me. Iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita, with bhav, with a mood of ecstasy, ecstatic devotion. Coloro che comprendono la mia posizione mi adorano con bhava, profonde estasi ed emozioni spirituali. So here we understand from this first verse, this is the coming in the commentary of Srila Sridhar Maharaj, Srila Prabhupada's godbrother. We understand from this 8th verse that the devotee that is being spoken about is on a very high platform spiritually, he's in Bhav. Da questo verso, che è stato anche spiegato da un confratello di Prabhupada, Sridhar Swami, sta parlando di devoti molto elevati che sono a livello di Bhava. Now in the next verse it says, il verso successivo è Machita madgata pranas bodhayantas parasparam katayantas chamam nityam tushanti cha ramanti cha. Now this verse very, very important. I pensieri dei miei puri devoti dimorano in me, la loro vita è completamente votata al mio servizio ed essi derivano grande soddisfazione e felicità illuminandosi l'un l'altro e parlando di me. Such a devotee is always Katayantas chamam nityam, is always thinking about me, is always talking about me, is always glorifying me. Questi devoti pensano sempre a me, parlano sempre di me e un'altra cosa. Machita madgata bodhayantas parasparam. They think of me, speak about me, Yeah. glorify me. Yeah. E mi glorificano sempre. And Srila Sridhar Maharaj makes a very important point. Sridhar Maharaj sottolinea un punto importante. Tushanti cha ramanti cha, they feel satisfaction and pleasure. Tushanti and ramanti. Sridhar Maharaj fa 2 punti importanti. Tushanti cha ramanti cha vuol dire che godono di una felicità trascendentale, compiaciuti e felici. What is the inner meaning of Tushanti and ramanti? Qual è il significato nascosto di Tushanti e Ramanti? From the conception of Raganuga Bhakti. Dalla concezione della Raganuga Bhakti. Look, Tushanti means Vatsalya Bhava. Tushanti significa Vatsalya Rasa. Like Mother Yasoda. Come Madre Yashoda. Just only one bumblebee. Friend of Radharani. So, and Ramanti means Madhurya Bhava. Invece Ramanti vuol dire Madhurya Bhava. So who is in Bhav? Buddha Bhava Samanvita, who is in ecstatic devotion, then he is developing these bhavas, these moods. Così coloro che sono in questa sentimenti di Bhava, in queste emozioni statiche, sviluppano questi sentimenti di Bhava. Now, in the next verse, what's the matter? You're not clear? Yeah. You're clear? Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tvam yenamam upayantite. Read A coloro che mi servono sempre con devozione e amore, do l'intelligenza necessaria per venire a me. Tesham satatam yuktanam bhajatam priti. Those who worship me with bhajatam priti, very
dear, loving sentiments. Coloro che mi adorano con profondo sentimento e affetto e amore. Bhajatam priti purvakam dadami buddhi yoga. I give them intelligence, buddhi yoga. Do a loro l'intelligenza, buddhi yoga. Yenamam upayanti te, how they can come closer to me. Affinché loro possano avvicinarsi a me. So what is this intelligence that Krishna is giving? Qual è questa intelligenza che Krishna dà? To someone who's already in bhav. A colui che già si trova allo stadio di Bhava. And they are already experiencing Ramanti, Madhurya Ras. E coloro che stanno già facendo esperienza di Ramanti, Madhurya Rasa. So how Krishna is giving them Buddhi Yoga so they can come closer? Com'è che Krishna gli dà questo Buddhi Yoga affinché loro possano avvicinarsi? So Srila Sridhar Maharaj says Upayanti really means Upapati. Upayanti, dice Sridhar Maharaj, in effetti significa Upapati. Upapati means paramour. Upapati significa amante. So in this way Krishna gives the intelligence how the jiva in Madhurya Ras can understand paramour Ras, how he can understand the mood of the gopis, that they are in relationship with Krishna as his lovers, not the wives but lovers. E così Krishna dà l'intelligenza a questi devoti per comprendere il Madhurya Rasa nell'amore extraconiugale, nell'amore da amanti. Questo è il significato. Now the next verse. Tesham evananku. Tesham evanukam partam ahamajam Jamtama. tama. Nasa Syami Nasha Shamyat. Jnana di pena Bhaspata. Tesham evanukam partam ahamajana jamtama. Ahamagyana jamtama. Nasham yam yatma bhavasto. Jnana di pena Bhaspata. So here it is saying that by the lamp of transcendental knowledge I remove their ignorance. Per mostrare loro una misericordia speciale, io che dimoro nel loro cuore dissipo le tenebre nate dall'ignoranza con la torcia luminosa della conoscenza. How could a person who is approaching this level be in ignorance? Com'è possibile che una persona che si sta avvicinando a questo livello possa essere in ignoranza? What ignorance is he removing? Quale ignoranza può togliere? He is removing the Aishwarya Bhava. Lui rimuove la Aishwarya Bhava. So that he cannot see anymore that Krishna is God. Così che loro non vedranno più che Krishna è Dio. He can only see Krishna as his lover. Potranno vedere Krishna solo come amante. So he enlightens, he illuminates this mood. This Così bhava. illumina questo sentimento di Bhava. So this is the inner meaning of these four verses. This is the Raganuga Rasa Tattva meaning of these four verses. Questo è il significato profondo di questi quattro versi, della Raganuga Rasa Tattva. Rasa Tattva. You understand it? Capite? Yes. Very good. I'm a little unhappy. What? I thought that these verses are for me. It's not for Not for me. What? I will. He thought that those verses, they were for me, one like me. I understand they are not for me. The external meaning? Huh? The external meaning, yes. The external meaning is there in the purports. You read Prabhupada's purport. Se vi leggete le spiegazioni di Prabhupada, è spiegato il significato esterno. But Prabhupada also gives some hints. Ma Prabhupada dà anche qualche accenno. In the purport, he says few things here and there which give hints. Qui e lì Prabhupada dà qualche significato nascosto. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Gurudev also. E anche Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Gurudeva anche. They get closer to what Srila Sridhar Maharaj is saying. Si avvicinano a quello che ha detto Sridhar Maharaj. Many people, when Srila Sridhar Maharaj came out with this commentary, they were
very shocked. Molte persone quando Sripad Maharaja venne fuori con questa spiegazione ne rimasero scioccate. That why you are giving away this secret. Perché stai divulgando questi segreti? Then he told, somebody has to tell this. E lui ha detto, qualcuno li deve pur dire. Before I leave this world, I want to tell this. Prima che lascio questo mondo devo svelare questi segreti. So he gives this very deep meaning. E spiegò questi significati profondi. Before he published it, he discussed it with Prabhupada. Prima di pubblicarli ne discusse con Prabhupada. So Prabhupada was there with him. They were alone in the room, and he was explaining how his vision of the rasa tattva of these verses. E ne parlò con Prabhupada da solo nella stanza di quella che era la visione della rasa tattva di questi versi. So when Prabhupada came downstairs, the servant asked, "So what did you discuss in the room with Srila Sridhar Maharaj?" E quando Prabhupada scese le scale, un servitore gli disse, allora hai discusso con Sridhar Maharaj? Because he wanted something to tell the devotees. Perché voleva qualcosa da dire ai devoti. Prabhupada disse, if I told you what he told me, you would faint. Se ti racconto quello che mi ha detto, svieni. Because in those days we were not capable. Perché in quel periodo non erano capaci di comprendere. So, from the external point, Krishna is also telling that I am the source of everything, material and spiritual. Dal punto di vista esterno, Krishna sta dicendo che lui è la sorgente di tutto ciò che esiste, materiale e spirituale. Again, he's reaffirming his position of Advaigyan Paratattva. I am the source of everything. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam prabhatate. Same as before when he says matta paratamanya. There's no truth superior to me. I'm the source of everything. Ancora Krishna stabilisce la verità su se stesso, che egli è Dio, la persona suprema. Nulla è superiore a lui. And those who know this, tattva, they worship me because they know beyond all the demigods, beyond every other deity, I am the supreme deity. E coloro che conoscono questa verità, che sanno che sono superiore a tutti i Deva, those who know this, they worship me beyond any other deity. They don't mi worship adorano al di là di qualsiasi altra divinità, non adorano nessun altro. Matchita madgata pranas bodhiyantas parashparam katayantas chamam nityam tushanti cha. They derive great pleasure out of discussing my glories. E derivano un grande piacere a discutere delle mie glorie. And I bring them very close to me. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upiyante. I bring them very close to me. Those devotees who worship me like this, as Ananya Bhaktas, above all other devas, then I bring them close to me in a personal relationship. E coloro che mi adorano così, che mi adorano come superiore a tutti gli altri Deva, con questo amore e affetto, I remove all their Ananya Bhakta, io li porto molto vicino a me. I remove all of their ignorance, all of their maya, all of the material ignorance, and I shine the transcendental light of knowledge. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya. E tolgo tutte le tenebre dell'ignoranza che li copre. Om Jnana Timirandasya. So in the general understanding of this verse. Questa è nella comprensione generale di questo verso. This is the general understanding of the way these verses are expressed. Questa è la comprensione generale della spiegazione di questo verso. In the 12th verse, Arjuna says, Param Bhavam Param Brahma Param Dhamma Povitram Paramam Bhavam Purusham Shashvatam Divyam Aridevam Ajam Vibhum. So he tells that, yes, now I can understand. You are the supreme Brahman, the supreme abode, the supreme rest, the supreme deity. You are unborn. You are all these things. You read that. Arjuna disse, tu sei Dio, la personalità suprema, la suprema dimora, il più puro, la verità assoluta. Tu sei la persona originale, eterna e trascendentale. Adideva, you're the original God. Amongst all the gods, you are first.
il non nato è il più grande. Tutti i saggi come Narada, Sita, Devala e Vyasa lo proclamano. E ora tu stesso... Ahushvam rishaya sarve deva rishi naradastata asito devala vyasa swayam jaiva bravishime. The God of the Devas, Ahushvam rishaya sarve, all the rishis declare this about you. This is your position. Tutti i grandi saggi, tutti i grandi rishi proclamano questa verità, che lui è superiore a tutti i deva. Narada, who is the god of the rishis, and Asita and Devala and Vyasa, they all declare the same thing about you, and now you have also declared, this is your position. E tutti i grandi saggi come Narada, Sita, Devala e Vyasa lo proclamano, e tu stesso ora me lo confermi. So now, Krishna, he will start to describe his glories in this 10th chapter. Adesso Krishna comincia a descrivere le sue glorie in questo 10° capitolo. He will describe how everything that is grand or glorious in this world, it is him. Descrive che tutto ciò che c'è di grande e glorioso in questo mondo rappresenta lui. The sun and moon are my eyes. Il sole e la luna sono i miei occhi. Of bodies of water, I'm the ocean. Fra i corpi di acqua io sono l'oceano. Of mountains, I am the Himalayas. Fra i monti io sono l'Himalaya. Of aquatics, I am the shark. Degli acquatici io sono lo squalo. Of animals of the jungle, I am the lion. Fra gli animali della giungla sono il leone. So like this, all the different things that are great, powerful glory, that represent the glories of this world, Krishna says, I am that. E tra tutto ciò che c'è di grande, di splendente, di potente in questo mondo, che rappresenta le glorie di questo mondo, Krishna dice, questo sono io. In the last couple of verses of that chapter, he makes a point. Negli ultimi versi di questo capitolo lui fa What is the use, Krishna says, e Krishna dice, qual è of l'utilità describing all these things? che io ti descrivo tutti questi particolari? Because I'm maintaining all of this with only a fragment, only a fraction of my... Qual è l'utilità di spiegarti tutti questi dettagli? Semplicemente con una mia piccolissima frazione di me mantengo tutti questi universi. This one. Atava bahunaitena kim janeta tavarjuna vishta bhayam idam krishnam ekam shena stito jagat. You read that one. Ma a che servono Arjuna tutti questi particolari? Con un solo frammento della mia persona pervado e sostengo l'universo intero. A small fragment of myself. This is Paramatma. Questo è il Paramatma. Paramatma is in every atom and in between every atom. Il Paramatma si trova in ogni atomo e fra gli atomi. Everything here is being maintained by Paramatma. Tutto qui è mantenuto dal Paramatma. And the Paramatma comes from Garbhodakshaya Vishnu. Il Paramatma viene da Garbhodakshaya And Vishnu. Garbhodakshaya Vishnu comes from Kirodakshaya Vishnu. E Garbhodakshaya Vishnu viene da Kirodakshaya Vishnu. Karanodakshaya Vishnu. Karanodakshaya Vishnu. And Karanodakshaya Vishnu comes from Mahasankarshan. Yes, Mahasankarshan. E Karanodakshaya Vishnu viene da Mahasankarsana. And Mahasankarshan from Mula Sankarshan. E Mahasankarshana da Mula Sankarsana. And Mula Sankarshan comes from Balaram. Che viene da Balaram. And Balaram comes from Krishna. E Balaram viene da So you Krishna. see how far away is Paramatma. Vedete com'è lontano il Paramatma? Very small, like atom. È piccolo come un atomo. Very tiny. Piccolo. So therefore Krishna is saying, what is the question? I am maintaining all of this without even thinking about it. E Krishna dice, qual è il senso di dirti tutto questo? Io semplicemente mantengo tutto questo senza manco pensarci. Just like within our body, we eat the food. Proprio come nel nostro corpo, mangiamo il cibo. Do we think about how we're digesting it? Pensiamo a come digerirlo?
is voluntary. It happens automatically, involuntarily. The system works, digestion, go to bathroom, finish. Involontariamente tutto il sistema funziona, si digerisce, si va in bagno, finito. At night you go to sleep and you breathe. Your lungs automatically breathe. In, out. You have to think while you're sleeping, oh, I have to breathe now, okay. Di notte vai a dormire e il corpo automaticamente respira. Non è che ti devi mettere a pensare, adesso devo respirare. Just as these, there are so many things that go on in your body automatically without you even thinking about it. Come ci sono tutte queste cose che vanno avanti automaticamente nel nostro corpo senza nemmeno pensarci. For Krishna, this whole material manifestation is just going on like that, automatically. He's not even thinking about it. Per Krishna tutto questo mondo materiale va avanti automaticamente senza che lui nemmeno ci pensi. We are analyzing the scientists, the doctors, Noi lo analizziamo, gli scienziati, all the scholars, they're analyzing everything. Oh, analizzano tutto. What is this? Dirt, rock, stones, things. How Queste many rocce, thousands of queste- years, millions of years? Go to the moon, go to Mars, collect more things. Andare sulla luna, sul mare, raccogliere pietre, fare. They're looking at all this thing, and they are finding nothing. Guardando tutte queste cose cosa trovano? Niente. Only wasting time and money. Solo uno spreco di tempo e denaro. So, now that Krishna has declared all this, in the 11th chapter, Arjuna is thinking about something important. Adesso che Krishna ha rivelato questo, Arjuna nell'11° capitolo pensa a qualcosa di importante. He knows that in the future, some persons, they are going to try and claim that they are Krishna, they are God. Lui sa che nel futuro persone dichiareranno io sono Krishna, io sono Dio. That one yogi, Mera Baba, he was saying like this. Mera Baba. Uno yogi, Mera Baba. He told, I am Rama, I am Krishna, I am this one, I am that one. Sono Rama, sono Krishna, sono questo e sono quello. So, Arjuna, he wanted to establish some precedent. E così Arjuna voleva stabilire un precedente. He wanted to make a principle. Voleva renderlo un principio. What is that principle? Qual è questo principio? That I'm going to now ask Krishna. Adesso chiederò a Krishna. Krishna, you have shown me, you have told me all these things, what you are. Krishna, tu mi hai detto tutte queste cose di quello che sei. Now I want to see, I know that this has a form. I want to see that form. The Vishwarup, the universal form, please show me that. Adesso voglio vedere. Adesso voglio che tu mi fai vedere questa forma universale. So, this is done for the purpose of establishing this principle. Questo è fatto con lo scopo di stabilire questo principio. That in the future, if some person tells, I am Krishna, then you ask, okay, you are Krishna, you are God. Show me your Vishwarup. Così se nel futuro qualcuno possa mai dire, sai, io sono Krishna, sono Dio, va bene? Mostrami la Vishwarupa. Can you show? Me la puoi mostrare? So this is very important. Questo allora è importantissimo. So now Krishna, he displays this Vishwarup. Così Krishna adesso mostra la sua Vishwarupa. And when Arjuna sees it, he becomes completely confused, like overwhelmed by this. Arjuna quando vede questa forma ne rimane confuso e sopraffatto. He sees that there are millions of heads, mouths, bellies, arms and legs everywhere. He cannot even take the entire picture into his brain. E comincia a vedere milioni, miliardi di teste, braccia, gambe, di tutto, non riesce a contenere dentro la sua testa l'intero quadro. He sees birth, death, disease, old age, everything, universe is being created, destroyed, everything manifesting. Vede la nascita, la vecchiaia, la malattia, la morte, vede gli universi che si creano, si distruggono. So during this vision he sees
the form of Krishna as death. Durante questa manifestazione lui vede la forma di Krishna come la morte. And he sees all of the armies on the battlefield of Kurukshetra entering into the mouth of death. E vede tutti gli eserciti della battaglia di Kurukshetra che entrano nella sua bocca. So when he sees this, he understands. So when he sees this, he understands. Oh, Krishna has already killed them. E muoiono dentro questa bocca. So E in quel momento Arjuna capisce. I'm only the sword. Questi sono già morti. E io sono solo un. I'm only The sword. The sword. La spada. The sword. Cos'è? Sword. Sword. Yes, sword. Sono solo la spada. So, then he becomes very frightened. Allora a quel punto si spaventa. He tells to Arjuna, to Krishna, please, I don't want to see this anymore. It is disturbing my mind. Ti prego Krishna, non voglio più vedere questa forma, la mia mente è disturbata. So then he asks, please show me your forearm form. Forearm form. Adesso ti prego, mostrami la tua forma a quattro braccia. And then show me your human-like form. E poi mostrami la tua forma come l'essere umano. So Krishna, when he take her, she's tired, she wants to go to sleep. So when Krishna hears this request from Arjuna, Quando Krishna ascolta questa richiesta di Arjuna, he tells Arjuna, this universal form that you have just seen questa forma universale che hai appena visto is very difficult to see. è molto difficile da vedere. You cannot see it by studying the Vedas. Non puoi vederla studiando i Veda. You cannot see it by performing any kind of austerities. Non si può vedere nemmeno compiendo ogni tipo di austerità. Or by any kind of rituals. Oppure ogni tipo di rituale. Or by making any kind of charity. O facendo qualsiasi tipo di carità. None of this will qualify you to see me in this universal form. Nessuno di queste attività rende qualificati per vedere questa forma universale. He said, now I'm going to show you my forearm form. Adesso ti mostro la mia forma a quattro braccia. Then, after Arjuna sees that form, then Krishna says, and then Krishna comes to his two-armed form, human-like form. E dopo che Arjuna vide questa forma a quattro braccia, Krishna tornò nella sua forma a due braccia. Then, when Arjuna sees the two-armed form, quando Arjuna vide quella forma a due braccia, he says, now seeing you in this human-like form, adesso che ti vedo in questa forma che assomiglia a quella umana, now I am restored to my this human-like, your original form. Seeing your original form, I am now in my original consciousness. Adesso che vedo questa tua forma originale, torno alla mia coscienza originale. So this is a very important verse. Questo è un verso molto importante. Because he is emphasizing that the two-armed form is the original form. E enfatizza, sottolinea il fatto che la sua forma a due braccia è la forma originale. This 11th chapter is a very key chapter. Questo è un capitolo chiave. Because it is demonstrating, some people think that the ultimate form is the universal form. Ci sono persone che pensano che la forma più alta è la forma universale. Some people think that the forearm form is the highest form. Alcuni pensano che la sua forma a quattro braccia sia la forma suprema. So Arjuna and Krishna go through this pastime to show that the universal form, and then the forearm form, and then the two-arm form, and then Arjuna makes the declaration. The original form, original consciousness. So now we can see that the source of all the forms is the two-armed form. Krishna e Arjuna vanno avanti con questo divertimento mostrando prima la forma universale, poi la forma a quattro braccia,
poi la forma a due braccia, e poi Arjuna fa questa dichiarazione che quella è la sua forma originale, e lui vedendo quella forma torna alla sua coscienza originale per dimostrare che quella è la forma originale. So this is very important. Now, Scusi, No, no, vabbè. ho detto perfetto. Rimango un pezzo. Quale? No, Ho detto l'ho perfetto. detto perfetto. Vabbè, what? it's okay. Have some dispute about your translation? No, he said I forgot something. I didn't forget anything. Then, now Krishna again declares, because after Arjuna says this form is established my original consciousness, then again Krishna says, Naham Vedera na tapasa na dane na chejaya sakyameva vido drashtam drashtavam asimam yata. Again he makes this declaration. You cannot see this form, this two-armed form, by studying the Vedas, giving in charity, doing austerities, or doing any rituals. E Krishna adesso fa ancora questa dichiarazione per enfatizzare ancora di più che per vedere questa forma originale a due braccia non ci si qualifica nemmeno compiendo austerità, penitenze, carità e via di seguito. He does this purposely so that no one will misunderstand. Lo dice apposta, così che nessuno possa fraintendere. First he declares it that you can't see the universal form by these things, and then he declares you can't see the two-armed form by these things. Prima lo dice che non si può vedere, con quelle attività non si può vedere la forma universale, adesso lo dice che con quelle attività non si può vedere la forma a due braccia. Shakyam evam vido drashta, you cannot see me. Shakyam evam vido drashtam, drashtavam asimam yata. You can't see me by any of these processes. Not possible. Non è possibile vedermi con nessuno di questi processi, non è possibile. Then he tells, Dopo dice, Bhaktya tvananyaya shakya aham evam vido arjuna gnatvam drashtam cha tadvena praveshtam cha parantapa. So Bhaktya tvananyaya, ananya, by one pointed bhakti in which there is no karma, jnana or astanga, Shuddha bhakti, ananya bhakti, then Arjuna, Gnatva, you will know me, and Tattva, Gnatvam Drashtam, wait a second, Bhaktiatvananyaya Shakya Hamevam Vido Arjuna, Gnatvam Drashtam Cha Tatvena, you will know me, you will see me in Tattva, in truth. allora, Verse 55. 65. 55. Mio caro Arjuna, la persona che si impegna nel puro servizio devozionale, libero dalla contaminazione delle attività interessate dalla speculazione mentale, cioè karma e jnana, che agisce per me considerandomi il fine supremo della vita ed è amica di tutti gli esseri, certamente verrà a me. Oh, that's the second. That's the. It's actually 54. I'm sorry. That's the next verse. We're going to discuss that in a minute. Here, Bhakti Mio caro Arjuna, soltanto con una fede, con una totale dedizione al mio servizio posso essere conosciuto come sono, così come sono, in piedi di fronte a te, e posso essere visto direttamente. Soltanto così è possibile penetrare il mistero della mia persona. So then in the next verse he defines what Ananya Bhakti is. Mat karma krin mat paramo. E nel verso successivo definisce che cos'è l'Ananya Bhakti. Mio caro Arjuna, la persona che si impegna nel puro servizio devozionale. Mat karma krin mat paramo mad bhakta sangavardjita nirvaira sarvabhuteshu yasamam eti pandava. Now he discusses that this Ananya Bhakti means without karma, without jnana. E qui spiega che solo con questa Bhakti completamente libera sia dal karma che dal jnana è possibile vederlo. Now the 12th chapter opens up
Arjuna he has established that Krishna is the source of everything material and spiritual. They have established that Krishna can display this in his universal form, that he's the source of the four-armed form, the universal form, the two-armed form is everything. The process for understanding the goal is bhakti, pure bhakti, not karma, not jnana, not astanga, not doing any rituals, giving any donations, all of these things. They have established all of these points now. Adesso, dopo che Krishna ha stabilito tutti questi punti, che lui è l'essere supremo, ha mostrato la forma universale, la forma a quattro braccia, la forma a due braccia, e ha mostrato anche il processo che è quello della pura bhakti. Now Arjuna wants to clear one more point. Adesso Arjuna vuole chiarire un altro punto. That point is, which is higher, the impersonal or the personal? Arjuna vuole chiarire questo punto. Qual è più elevato? Il tuo aspetto personale o il tuo aspetto impersonale? So he opens this 12th chapter. Evam satata yuktaye bhaktastvam pariyupashate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yogavitama. Who is the highest yogi? The one who meditates on your impersonal or on your personal form? Chi è il più grande di tutti gli yogi? Colui che medita su di te, tra coloro che sono sempre impegnati nel tuo servizio devozionale, coloro che adorano il Brahman impersonale, il non manifestato, chi è considerato il più perfetto? So Krishna immediately answers Immediatamente Krishna risponde by telling Maya Vesha Manoye Mam Nitya Yukta Upasate Shradaya Pariyo Petas Te Me Yuktattamamata. Who worships me in this form, my spiritual form, he is the highest yogi. coloro che fissano la mente nella mia forma personale, sono sempre impegnati nell'adorarmi con un'ardente fede spirituale, sono considerati da me i più perfetti. In the 5th verse he says Klesho dikatarastesham avyakta shakta chetasam avyakta hi gatir dukkha. Who is worshipping the impersonal form? Dukkha. Many difficulties are there. E invece nel 5º verso dice questo dukkha, che vuol dire per coloro la cui mente è attratta dal non manifestato, dall'aspetto impersonale del Supremo, l'avanzamento è pieno di difficoltà. Progredire su questa via è sempre difficile per gli esseri incarnati. So now this last hurdle has been resolved. We know it is not the universal. We know that Krishna is the one to worship above all gods. Allora adesso abbiamo chiarito tutti i punti. Krishna è al di là, sopra tutti gli altri deva. We know that the form of Krishna as universal form and four-armed form is inferior to his two-armed form, that the two-armed form is the source. Abbiamo capito, sappiamo adesso che la sua forma universale e la sua forma a quattro braccia sono inferiori alla sua forma a due braccia. And now we know that the two-armed form, the personal form, is superior to the impersonal form. E adesso sappiamo che la sua forma a due braccia è superiore al suo aspetto impersonale. And we know that the process is ananya bhakti, pure devotion with no karma, jnana or astanga. E sappiamo adesso che il processo per vederlo, per conoscerlo, è la pura bhakti, il puro servizio devozionale. All of this has now been established in the 10th and 11th chapter. Tutte queste verità sono state stabilite nel 10° e 11° capitolo. All'inizio del 12° capitolo. Krishna will explain first what is Raga Bhakti and then what is Vaidhi Bhakti. Prima Krishna spiega a questo punto che cos'è la Raga Bhakti e poi che cos'è il Vaidhi Bhakti. So, let me see. Huh? So verses 8 and 9 are Rag Bhakti and verse 10 is Vaidhi Bhakti. So read the Così il verso 9 è la Raga Bhakti. Mio caro Arjuna, conquistatore delle ricchezze. No. First, yeah. Fissa la tua mente in me, Dio la persona suprema, e impegna in me tutta la tua intelligenza, così senza dubbio vivrai sempre con me.
Poi, mio caro Arjuna, conquistatore delle ricchezze, se non riesci a fissare la tua mente in me senza deviare, allora osserva i principi regolatori del Bhakti Yoga. Svilupperai così il desiderio di raggiungermi. So in this way, Krishna is telling that you always think of me, you always love me, you always keep your mind on me, you always worship me with devotion. This is spontaneous, natural Raga Bhakti. Nel primo verso Krishna diceva sempre pensa a me, assorti in me, con amore. Questo è un amore spontaneo della Raga Bhakti. Then, in the 10th verse, he says, if you can't always fix your mind on me, then do the principles of Vaidhi Bhakti. Se non riesci a pensare sempre a me in questo modo, allora segui i principi del Bhakti Yoga, della Vaidhi Bhakti. So this is why now you'll see he keeps giving different concessions. Okay, if you can't do the principles of Bhakti Yoga, then you should do some work for me. If you can't do work for me, then give me some money. If you can't give me some money, then do some welfare work. If you can't do welfare work, okay, then you just try to cultivate some knowledge. You read these verses. Allora, se non riesci a mettere in pratica i principi regolatori del Bhakti Yoga, cerca di dedicare a me le tue attività, perché agendo per me raggiungerai la perfezione. Ma se non puoi agire in questa coscienza, sforzati allora di rinunciare ai frutti delle tue azioni, diventa consapevole della tua natura spirituale. Se non riesci a seguire neppure questa via, coltiva la conoscenza, ma superiore alla conoscenza è la meditazione, superiore alla meditazione è la rinuncia ai frutti dell'azione, perché la rinuncia permette di raggiungere la pace della mente. So in this way, Krishna, he keeps giving chance. Okay, you can't always meditate on me, then do Vaidhi Bhakti. You can't do Vaidhi Bhakti, do this. You can't do this, do this. Like this, gradually, Krishna, he wants you to be engaged in connecting with him on some level. And so he gives you all the different possibilities and opportunities. Così Krishna continua a dare delle possibilità. Se non riesci a fare questo, fai questo. Se non riesci a fare questo, fai quest'altro. Per ingaggiarlo sempre. Per coinvolgerlo in qualche modo sempre. He wants you to be engaged in worshiping him and serving him on any level possible. E cerca di impegnarlo a pensare e adorarlo a qualsiasi livello possibile. So this is why now what is being told here in the 12th chapter, we see that most persons are involved in practicing Vaidhi Bhakti on some level. Per questo motivo vediamo dalle spiegazioni di questo 12° capitolo che le persone sono impegnate nella Vaidhi Bhakti a diversi livelli. And this means they have to interact with the world. Questo significa che devono interagire con il mondo. So this is why now in the 13, 14, 15, 16, 17, now we discuss what is the world, Gyan Yoga. Ecco perché negli ultimi 6 capitoli, 13, 14, 15, spiega il Jnana Yoga, come è fatto questo mondo materiale. I already described this before. L'abbiamo già descritto prima, nei giorni precedenti. So now we have an understanding of the overview of Bhagavad Gita. Adesso abbiamo una visione generale, un riassunto generale di che cos'è la Bhagavad Gita. How this book is structured. Come è strutturato questo libro. What is the meanings of the different sections? Qual è il significato delle diverse sezioni? What is the goal? Qual è l'obiettivo? What is the essence? Qual è l'essenza? Everything is given. Now I have given you all the fundamentals. Now you can study this book. Adesso io vi ho dato le basi fondamentali, da qui potete iniziare a studiare questo libro. You'll be able to see when you're reading it how everything is connected. E sarete capaci quando lo leggerete di vedere tutte le connessioni. Do you have any questions? Avete delle domande? Studiare in italiano è come vuoi. Vorrei capire la caratteristica della forma Krishna che era evidente
anche agli occhi delle persone invidiose, senza devozione, rispetto alle forme che ha appena descritto. E poi, siccome diceva ieri Maharaj che l'invidia è l'unica emozione negativa che non può essere impegnata nel servizio, diceva deve essere sradicata, se qualche suggerimento, se l'individuo da se stesso può organizzarsi, può fare qualche sforzo per favorire questo processo, ecco un consiglio su come si possa sradicare. So the first question, no, you say. I would like to understand the characteristic of the form of Krishna, the two-handed form which was present even before envious people. Because the form you mentioned are only revealed through bhakti. So I'd like to understand what is the characteristic of the two-handed form which everybody could see, even non-devotees and envious people. And the second part is, you yesterday mentioned that among the negative emotions, envy is not dovetails. It's not possible to dovetail to be purified in service, so it must be eradicated. So if you have some advice, suggestion, how the living entity, what kind of activity can perform to facilitate this process, if he can do something to eradicate it. So, if I understand your first question properly, the answer to it is given in the Krishna book, in the Bhagavatam. Se ho capito bene la tua prima domanda, la risposta è data nello Sripad Bhagavatam. In the 10th canto, it tells how when Krishna entered the arena of Kamsa for the wrestling match. È spiegato lì nella storia quando Krishna entra nell'arena di Kamsa a Mathura. That all the people sitting in the arena were looking at Krishna, and all the people were seeing him differently. Ed è spiegato lì che quando Krishna è entrato nell'arena ogni persona lo vedeva diversamente. The same two-armed form. La stessa forma a due braccia. Nanda and Yasoda and Vasudeva and Devaki were seeing their beloved son. Nanda e Yashoda, Devaki e Vasudeva lo vedevano come il loro amato figlio. The cowherd boys were seeing their friend. I pastori, gli amici, Gopa lo vedevano come il loro amico. The gopis were seeing their lover. Le gopi lo vedevano come il loro amore. The queens of Mathura were seeing a very gorgeous young man. Le regine di Mathura lo vedevano come un bellissimo uomo, ragazzo. And the wrestlers, giovane. The wrestlers were seeing death personified. I lottatori lo videro come la morte personificata. And some people were looking and just seeing that he looks like an ordinary boy. E gli altri lo vedevano come un ragazzo ordinario. Depending on the consciousness of the entity, they'll look at the same form and see it differently. Dipende dalla coscienza di un'entità vivente, lo vede con occhi diversi. Do you follow? Yes, but maybe his question was different. Well, yeah? Okay, then I don't understand what he's trying to ask. His question is, how is it possible that material eyes, people with material eyes, could see Krishna, which is spiritual, at the time? Just you like said yes, just like in the arena, there are people, they are materialists. But you said it can be seen only through bhakti. Right, but they're not seeing him as Krishna. They're seeing that form, but they're not. They're just saying, "Oh, he's some boy." You understand? Lo vedevano, ma nessuno comprendeva la sua forma. Yes, how the living entity can facilitate the process. I'll give you an example. Suppose in the old days, old days, now it is television and internet, so everybody knows what everybody else looks like everywhere. But in the old days, nobody knew what someone looks like. Nei tempi antichi, per esempio, adesso c'è la televisione, ma prima non c'era. Nei tempi antichi, uno non sapeva come l'aspetto di una persona. So sometimes the king would dress up like an ordinary person. A volte il re si vestiva come una persona ordinaria.
he would go into the public. E se ne andava in giro fra la gente. He'd go to the marketplace. E se ne andava al mercato. He'd go to the cafe. E se ne andava al bar. And he would listen what the people are speaking about. E ascoltava che dicevano le persone. The people were looking at him. E le persone lo guardavano. And they thought he's an ordinary man. E pensavano che era un uomo ordinario. Nobody understood he's the king. Non sapeva, nessuno riusciva a capire In fact, he's the king, but no one can see it. che lui era il re. Di fatto lui era il re, ma nessuno capiva che lui era il re. So, Che quello era il re. when Krishna says no one can see this form, means no one can realize it, what it is, this form. Quando Krishna dice nessuno può vedere questa forma, significa che nessuno può realizzare il significato di questa forma. Sometimes when I manifest within this universe, there are people that are seeing me, but because of their material consciousness, they just think I'm an ordinary person. A volte quando mi manifesto nel mondo materiale, anche se mi vedono le persone ordinarie, loro non riescono a capire, pensano che io sono una persona ordinaria. So, in this way, when the word drashtavam, when they're using the idea see me, you cannot see me, ganatvam drashtam chata, you can't see me or know me in truth, means that even if you do see me when I'm walking around here, you'll just think I'm just another person. Questo significa che anche se mi vedi, ma non riuscirai a capire e penserai che io sono semplicemente una persona comune, una persona ordinaria. Praveshtam cha parantapa. You cannot enter into the mysteries of my understanding if you don't do bhakti. Non riuscirai ad entrare nel mistero della mia persona se non pratichi bhakti. So depending on the level of bhakti, the demigods who were witnessing the wrestling match, they were seeing that he is the supreme God. I deva che osservavano l'arena potevano comprendere che lui era il Signore Supremo. But Mother Yasoda and Nanda Maharaj only think he's like their little son. They're seeing him as a little son, and if somebody else is seeing him as a little boy. But their vision of him as a little boy is out of bhakti, and the vision of the materialist person of him as a little boy is out of maya, illusion. Allora, Madre Yashoda, Nanda Baba e gli altri non riuscivano a vedere che lui era Dio. Krishna has brought... No, Maharaj, poi non riuscivano a vedere che lui era Dio, ma loro non riuscivano a vedere che era Dio dovuto alla loro bhakti, mentre i materialisti non riuscivano a vedere che lui era Dio dovuto a Maya, l'illusione. Are you following this now? Mi segui? A little bit. Huh? Yeah, a little bit, maybe. I understand the logic. Okay. I asked how it's possible to eradicate envy if the living entity has That's the some second power. thing, but as far as the form is concerned. Yes, the form, if I understand, you say it's the same form, but the materialist maybe has an illusion in his mind. Yes. Okay. Understand? I follow the point. As far I'll think about it. But Okay, and now as far as the envy goes, envy, yes. Gurudeva has made the point that the Shringadev will destroy the obstacles on your path to bhakti. Gurudeva ha fatto questo punto, che Nishringadeva distruggerà gli ostacoli che si frappongono alla nostra bhakti. So by worshipping Lord Nishringadev through chanting the mantras to him, then he can help to remove the obstacles. First of all, envy. Allora, adorando e cantando i nomi di Nishringadeva, questo ci aiuterà a distruggere gli ostacoli della bhakti primo l'invidia. The words that Narottam Das Thakur uses is that the envy has to be ripped out of the heart. La parola che usa Narottam Das Thakur è che l'invidia deve essere strappata dal cuore. Who can rip this envy out of the heart? Nishringadev, with his nails, he will rip it out. Chi può sradicare questa Nishringadeva può farlo. Con le unghie. Con le unghie.
Okay? Pray. You cannot accomplish anything on your own. Non puoi riuscire a farlo tu da solo. Un'operazione, You only have to desire. Tu devi solo desiderare. I told you one night the story how this devotee was saying to Gurudev that sometimes when I'm meditating on Radha and Krishna Leela and the bhajan, some material conceptions come in my mind. Vi ho detto di un devoto che diceva: quando medito su Radha e Krishna mi vengono delle concezioni materiali nella mente. So Gurudev ha detto questo. Gurudev told this is anarthas, unwanted things in the heart. Huh? He didn't say right? Okay. What he said? Non l'ha detto Gurudeva, uno ha detto queste cose. No, ha chiesto a Gurudeva. Ha chiesto a Gurudeva. One asked to Gurudeva this question. Yes. One asked to Gurudev this question. And Gurudev told, this is anartha, unwanted desires in the heart. E Gurudeva ha detto: questi sono anartha, desideri non voluti nel Material cuore. desire. Desideri So materiali. the devotee said to him, so I have understood from Madhurya Kadambini and the scripture that I cannot remove the anartha. Only you can remove this anartha. E quel devoto gli disse: ho visto dalle scritture, dal Madhurya Kadambini, che io non posso togliere gli anartha, solo tu puoi togliermi gli anartha. The guru, he will remove it. Il guru, lui toglierà gli anartha. The sadhu can remove. Il sadhu può togliere gli anartha. So Gurudev told the person, say, yes, E Gurudeva gli disse: sì, I can take it, posso toglierli. but do you want me to take it? Ma vuoi veramente che io te li tolga? You are holding on to it. Tu rimani aggrappato. If you are holding on to that negative emotion, how I can take it out? Se sei legato a queste emozioni negative, come posso toglierle? You have to want to let go, then I can remove. Devi volere che questi se ne vanno e allora io posso toglierli. You follow? Do you understand? Segui? Capisci? Questo It cannot be done on your own. non può essere fatto da solo, da te. You can desire, I want. Puoi desiderare. I want bhakti more than I want lust, anger, greed, envy. I want love more than I want negative emotion. I want this. Voglio bhakti, voglio amore più delle cose, delle emozioni negative. Then it can be removed by sadhu. E dopo può essere tolto dai sadhu. Okay? Cioè. What time now? It's late, right? Che ora è? So thank you very much. Today is the last class. Così grazie a tutti tantissimo. Oggi è l'ultima lezione. I thank my songbirds for singing. Gopali and Radharani and Tulsi and everyone singing. Ringrazio tutti quanti voi, Gopali, Radharani, Tulsi. And I thank her very much. What is her name again? Kamala Krishna. Kamala Krishna. Kamala Krishna Ringrazio for Kamala Krishna bring the prasadam every night for per the portare, che porta very prasada nice. ogni sera. And go Nandini for working very hard to see everything is nice. Serve Dini the che fa prasadam. un sacco di servizio lì. And especially I want to thank to Tamal and Vajrani and Tulsi and Janaki for work so hard to make this place very nice. Voglio ringraziare loro che hanno lavorato così duramente per rendere questo, And fare questo Madan posto. for filming and Madonna Moane per il film. and all the devotees who have helped to make this a success here. E tutti i devoti che hanno lavorato per rendere So I'm very questo happy. successo qui. Gurudev is very happy with you. He is very pleased to see the progress. Gurudeva è molto felice di vedere questo progresso. You have opened a new preaching center and you have published a new book in Italian. Avete aperto un nuovo centro di predica, avete stampato un libro in italiano. This is very, very good. Very good. Questo è molto buono, Very good progress. un buon progresso.
So I want to thank you all very, very much for making me feel very welcome here. Vi ringrazio tutti per essere, mi sono sentito ben voluto qui. And I look forward to coming back, hopefully at the end of the year, to spend about a month here. E spero di tornare qui. Abbiamo organizzato con Maharaja perché lui possa venire per Natale e stare qui con noi un mese. If I said or did anything that caused any problem for any of you, please forgive me. Se vi ho causato dei problemi, vi prego di perdonare. L'unico problema che ci causa è domani la sua partenza. The only problem is leaving tomorrow. Noi ti desideriamo sempre. We desire your presence. Domani alle 7 c'è il volo, quindi saremo lì all'aeroporto Anche mattina? di sera, verso le 5 siamo all'aeroporto. 5, 5 e un quarto saremo all'aeroporto. Se qualcuno vuole liberamente e gentilmente partecipare alle spese che Maharaja affronta per girare, per viaggiare per i suoi programmi di predica, sentitevi liberi di partecipare, offrendo una donazione secondo le vostre possibilità. Thank you very much. Hare Krishna.